Diciamo, i primi masi vengono già nominati qua nel 1285 era Castelbadia. E viene chiamato Erbhof, maso chiuso. Il proprietario non può dividere il maso. Reto romano bisognerebbe chiamare la nostra lingua, adesso noi lo chiamiamo il ladino con la D. La vita da valle ha permesso la conservazione di antichi linguaggi. Nelle valli infatti si conservavano le tradizioni, non soltanto quelle artigiane ma anche appunto quelle linguistiche. Lo abbiamo visto, vi ricordate, in Friuli Venezia Giulia, in Valresia con il resiano, o a Sauris dove si parla ancora oggi un tedesco arcaico medievale. Ebbene, la stessa cosa è qua con il ladino. Vivere l'Alta Badia da local significa viverla come i ladini, che sono una popolazione che parla una lingua millenaria, antichissima, che come l'italiano e le altre lingue neolatine deriva dal latino. A San Martino in Badia, in un castello, il Chastel de Tor, una chiarissima esposizione. Il Museum Ladine racconta la diffusione e la nascita di questa cultura, quella ladina. I reto-romani erano le popolazioni in diversi ceppi in giro nelle Alpi che vivevano in queste zone prima della conquista dei Romani. I Romani sono penetrati nelle valli dolomitiche attorno al 15 a.C., dove già risiedevano delle popolazioni ancora più antiche, ed è iniziato così un processo di romanizzazione. Si è poi consolidata e diffusa la cultura ladina nel Medioevo. Li hanno lasciati continuare a vivere la loro cultura, però nei secoli successivi questa gente ha assunto il latino volgare e ne è nata una nuova lingua neolatina. Il ladino. Il ladino varia molto dall'italiano e non è un suo dialetto, ma una lingua indipendente con vocaboli sia latini che della popolazione pre-romana dei Reti. Nella lingua ladina sono contenute ancora molte parole non latinizzate, antiche, retiche. Per esempio, significa il sentiero, eretico, la frana, la roa, o per esempio il bellissimo arbusto sotto le Dolomiti, pino mugo, in ladino retico si chiama barantl. Quindi suoni più duri, proprio arcaici. Sì, proprio una lingua dura, antichissima. Mentre l'italiano nei secoli si è sviluppato e contaminato con altre lingue, quella ladina, appena nata, si è cristallizzata. Visto che la gente poi è venuta a rifugiarsi qui in queste valli dolomitiche isolandosi, la forma latina nel ladino è più presente che nell'italiano, per esempio. Per dire la chiave si dice in ladino clavis, in ladino tle, in italiano si è sviluppato, c'è la CH, chiave. Sono circa 30.000 oggi i ladini, che sono divisi in 5 valli attorno al gruppo del Sella, e una di queste appunto è la Val Badia. Sui pendii dell'Alta Badia ci sono ancora gli antichi insediamenti delle viles, ovvero dei grappoli di masi, dove la vita e gli abitanti la vivevano in comunità, c'era un'unica fontana e un forno comuni. Dalla disfatta dell'impero romano, quando hanno iniziato a dirompere le popolazioni germaniche, che hanno distrutto i piccoli villaggi dei reto-romani nel fondovalle e hanno cacciato via la gente, che in gruppi di famiglie si è nascosto nelle Dolomiti. I piccoli insediamenti d'alta quota delle valli ladine sono dunque nati come riparo dalle invasioni straniere, e dopo secoli quei gruppi di masi sono ancora lì. Attraverso dei sentieri alti sotto le montagne si sono nascosti, rifugiati in queste zone, e hanno costruito, si sono insediati qua costruendo le villes.
e quindi si lavorava insieme per il sostentamento di queste piccole comunità, e si ritiene ancora oggi che i ladini siano particolarmente propensi alla socialità e all'accoglienza proprio per questo antico modo di vivere in comunità. Gestivano la vita, il sostentamento della vita in comune, un paio di famiglie, 3, 4, 5 famiglie assieme, e quindi anche le proprietà non erano private di una famiglia ma della comunità. È come se la socialità si sia infilata nel DNA dei ladini. Le viles infatti sono insediamenti tipici dei territori ladini. Qualche rimanenza di queste proprietà comuni esiste fino al giorno d'oggi, delle famiglie più antiche. La famiglia ha questo maso dal 1735, all'epoca l'hanno comprata dai nobili Colts, e da là in avanti c'è sempre la stessa discendenza. Dunque la casa, così come adesso, è stata costruita nel 1604, però già nel 1295 si hanno degli scritti dove viene nominata. Questo era un diploma che davano se era 200 anni, sempre il medesimo, doveva essere sempre il medesimo cognome, no? Maso ereditario, e ci doveva essere sempre un maschio a portare avanti, no? E quindi voi l'avete ottenuto? Sì. Perché da quanti anni la vostra Dal famiglia? 1645 siamo arrivati. Sì. 1645? Sì. E poi una volta con 10-12 bambini, un maschio, era un po' più facile. Se c'erano solo figlie femmine, l'ereditarietà del maso si interrompeva. Oggi, per fortuna, non è più così. Ai tempi del mio nonno, bisnonno, quello che prendeva il maso aveva una casa, aveva la possibilità di farsi una famiglia, e gli altri farsi una casa a quell'epoca non era possibile, erano costretti a fare o i servi o le serve tutta la vita su un maso, o che andavano a studiare sacerdoti o in convento. Dei pascoli, dei boschi, anche delle fontane d'acqua appartengono alle famiglie originali di una volta, e questa comproprietà fa parte di un maso. Quella delle viles ladine è la storia di un rapporto simbiotico tra uomo e paesaggio, dove la natura viene sfruttata per il sostentamento della comunità, ma preservata con infinita cura. Riguarda l'episodio sulle tradizioni e i sapori d'autunno dell'Alta Badia e iscriviti al canale YouTube Un Reporter in Valigia.